Quindi diciamo, lei vedendo questa ricostruzione scientifica, è basata anche su elementi di un certo rilievo, che cosa, quando l'ha visto, cosa ha pensato, diciamo, del suo comportamento? Che tipo di sensazione ha avuto? Avrei desiderato che fosse posta realmente in essere, perché i miei ordini sono stati chiari, dati con tempismo, dovevano semplicemente essere eseguiti. Purtroppo l'incomprensione, la diversa nazionalità, la mancanza di dimestichezza, con l'esperienza, anche il marinaio, se capisce che uno va tutto a destra e poi richiede tutto a sinistra, che è la classica manovra che si fa in navigazione, sia per evitare le reti dei pescatori all'ultimo momento. Cioè è una manovra che in mare si fa con una certa ricorrenza, con l'ora di colpo vede dei segnali da pesca, li intravede all'ultimo momento sotto la prua, per evitare di danneggiare le reti si pone in essere questa manovra. Quindi si fa un po' richiamo a quello che è l'esperienza di ogni giorno. E il marinaio doveva capire che l'ordine tutta a sinistra era proprio mirato ad evitare, ad schivare qualche cosa. Quindi il mettere tutta dritta, cioè i 20 gradi a destra, dal lato opposto, non stava né in cielo né in terra. Ecco, questa è la realtà. Quindi diciamo che lei pensa che se il tribunale accetta questa ricostruzione, lei potrebbe essere assolto dalle accuse che le hanno mosso. Questo io non lo so, perché questo credo che è la causa principale di tutto il prosieguo di quello che è successo dopo, no? Quindi io più che altro per un fatto di giustizia terrena, no, io in questo momento della mia vita sono più interessato in altri tipi di stare a posto con la coscienza. Quindi vedere questa perizia, vedere l'onestà intellettuale con la quale, e soprattutto il disinteresse per la quale è stata effettuata. In aggiunta, ho avuto modo, come lei sa, di parlare con il professor Neri e ho capito il modello matematico e del come è stato realizzato. Io in precedenza spesso ho lavorato vicino ai simulatori, no? Delle navi, nei quali abbiamo fatto addestramento in Olanda, ad Helsinki, in Finlandia e in altre parti del mondo, dove effettivamente quei simulatori sono dei simulatori predittivi, cioè hanno più o meno le caratteristiche della nave, lei li manovra e in base a come manovra si rende conto più o meno di come risponde la nave, con le dovute limitazioni che sono i simulatori. Il fatto che, e in questo io sono non posso dire contento, ma mi fa piacere che è stato possibile recuperare i dati non dalla scatola nera vera e propria, la capsula che stava sopra, perché quella non funzionava. Non avendo prelevato i dati dalla scatola nera, che sarebbero stati disponibili solo delle 24 ore antecedenti l'incidente, e avendo recuperato i dati di una relay station, cioè di una stazione che ha immagazzinato i dati di manovra della Costa Concordia per l'ultimo mese o gli ultimi 2 mesi, non ricordo esattamente il tempo di stoccaggio di questi dati, è stato possibile far imparare al simulatore quali erano i movimenti reali della nave Costa Concordia, cioè sono stati immagazzinati i dati che appartenevano alla Costa Concordia durante dei momenti salienti evolutivi della nave. Quindi il simulatore ha imparato a capire come si comportava la nave, certo, e quindi ci è arrivato con questa base scientifica. Il mio consulente tecnico, il professor Balessieri, professor di navigazione, ingegnere cattedratico, lui ha sviluppato con un approccio diverso in termini di deriva, tenendo presente le tabelle di manovra del CETENA, che è un'azienda che compie le misurazioni delle navi, cioè in base ai dati evolutivi delle navi. Bene, quei dati sono stati fatti con il passaggio del timone, simulando questa manovra, 20 a dritta, 20 a sinistra, non tutta a destra e tutta a sinistra, quindi utilizzando dei gradi di barra inferiori a quelli che in effetti sono stati dati nella realtà, cioè il dato reale è migliorativo rispetto al dato del CETENA, perché non si fa una prova in navigazione col timone tutta dritta. È chiaro che quello era un tentativo purtroppo messo in essere all'ultimo proprio per evitare l'impatto, e non dovevamo, è vero che non dovevamo passare da sotto,
ma non dovevamo manco metterci in condizioni che 3 ufficiali, tutti quanti in religioso silenzio, ritengono doveroso non dire: comandante, stiamo sbattendo con la prua degli scodi. Quindi mi mettono in condizione di mettere 35 gradi di punta dritta. Quindi questi dati del CETENA ricavati dal professor Balestrieri hanno espresso in tribunale quali sono le risultanze della perizia e sono concordanti con quelle del professor Neri. Inoltre c'è un'altra consulente tecnica, una ragazza, una donna che lei lavora ingegnere aerospaziale, che ha spiegato in aula il modello matematico e la tipologia di dati che lei ha inserito nel suo simulatore, la quale bene o male tutte e 3 le perizie ci troviamo più o meno con lo stesso risultato, ovvero che la nave passava indenne e nella peggiore delle ipotesi, valutando, strusciava o quantomeno l'energia d'urto era tale da non provocare questo tipologia di danno, o che l'urto accadeva nella parte finale della poppa. Quindi con minori danni.